Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Inter-Fiorentina finisce 3-0, è un Inter che riparte, che ha cancellato la sconfitta di Napoli, che porta a casa una vittoria anche convincente sotto diversi punti di vista, un Inter che poi ottiene anche il clean sheet e in un campionato in cui probabilmente la difesa rappresenta uno dei maggiori problemi, almeno dal punto di vista dei gol subiti, sicuramente è un dato interessante quello di non aver subito gol contro una squadra che al di là della classifica è comunque tecnicamente ben attrezzata come la Viola di Pioli. Tra l'altro, proprio per quanto riguarda l'aspetto difensivo, ci soffermeremo anche sulla scelta di Bissek centrale perché è un esperimento, se così possiamo chiamarlo, sicuramente ben riuscito. Dopo andremo anche a vedere nei dettagli cosa ha fatto benissimo Bissek, dove potrebbe ancora migliorare. Prima di iniziare vi ricordo anche un bel like al video se vi piace il contenuto, l'iscrizione al canale se volete supportare, se volete dare un grandissimo aiuto con 2 semplici click. Innanzitutto è stata una partita in cui i nostri avversari hanno creato più problemi forse nella loro fase di non possesso che non quando erano in possesso. Era una Fiorentina che quando la palla era nella nostra metà campo andava a formare proprio dei duelli quasi uomo su uomo, ecco, non era un pressing proprio estremo, però andava ad aggredire la nostra prima costruzione. Come detto è stata una partita che si è basata molto sui duelli, questo appunto Ken Bissek, su cui arriveremo dopo, ma quando la Fiorentina era in fase di non possesso c'era un Gudmundsson che andava costantemente su Çalhanoğlu e poi c'erano altri duelli, Som su Sucic, Dur su Barella, e quando invece Dur magari andava sul nostro terzo perché ecco l'Inter era nella prima costruzione e quindi la Fiorentina portava un centrocampo un po' più alto, ad uscire su Barella in qualche occasione è stato anche Viti, quindi anche a costo di rischiare di lasciare lo spazio alle loro spalle. Inter ciò che non è riuscito a fare nel primo tempo invece ha fatto molto meglio nel secondo sono state le transizioni, o meglio più che le transizioni ecco la verticalizzazione sulla prima costruzione e quindi trovare la Fiorentina scoperta. Nel primo tempo l'Inter è stata un po' leziosa nel possesso e quindi permetteva alla Fiorentina di riorganizzarsi. Come? Abbassando gli esterni, quindi andando a creare proprio una linea difensiva a 5 e finendo per abbassare tanto anche il centrocampo, quindi con una Fiorentina che faceva tanta densità nella sua metà campo e davanti all'area di rigore e di conseguenza un Inter che muoveva anche tanto il pallone però in orizzontale, ecco, con forse un pizzico troppo lento il movimento del pallone della nostra Inter. Fiorentina che abbassava tanto i suoi calciatori, anche Gudmundsson che per natura è un trequartista. Questa è la posizione, sono le posizioni medie della squadra viola. Ecco, guardiamo il numero 10, praticamente appena davanti ai suoi difensori. Soltanto i difensori della Fiorentina hanno avuto un posizionamento medio più basso di Gudmundsson. Questo la dice lunga sulla partita che ha impostato appunto la Fiorentina. Come detto, l'Inter nel primo tempo era leggermente leziosa e però come intensità di certo non potevamo rimproverare qualcosa all'Inter anche nella prima frazione. Fiorentina che poi in fase di possesso alternava una costruzione a volte ecco con una costruzione con un passaggio corto, altre volte una costruzione diretta proprio per cercare Ken. È un qualcosa che avevamo analizzato già nel video di questa mattina. In realtà anche quando il passaggio era corto poi finiva molto spesso per alzare il pallone perché l'Inter faceva benissimo il pressing, ecco un Inter ormai è un segno distintivo dell'Inter di Christian Chivu, il pressing alto sulla difesa avversaria tante volte ha portato anche al recupero palla sulla tre quarti avversaria. Il problema è stato che poi nel primo tempo spesso è mancato ecco l'ultimo passaggio, l'errore di imprecisione, tecnicamente qualcosa che poteva essere fatto meglio. Però insomma era un Inter che non ha sofferto particolarmente la fase di possesso della Fiorentina, ad eccezione di un aspetto. L'Inter portava sempre una linea difensiva alta, ormai è anche quello un diktat dell'Inter di Chivu, linea difensiva praticamente qui a centrocampo,
E cosa succedeva? Che molto spesso, ecco, c'era sempre quella sensazione di rischiare qualcosa con calciatori che attaccavano alle spalle Bissek e Akanji. Perché dico questo? Perché nomino proprio Bissek e Akanji? Perché poi se prendiamo il posizionamento medio dell'Inter vediamo che Bissek, il numero 31, e Akanji, il 25, erano quelli che rimanevano più arretrati, quindi che rimanevano un po' più a difesa della nostra metà campo, anche perché l'Inter spingeva molto di più invece sul lato sinistro del campo. Ecco, queste sono le zone d'attacco dell'Inter. Vediamo la fascia sinistra, oltre ad avere proprio una freccia, per dirla in parole povere col simbolo, che è più accentuata, è una zona più scura, quindi dove l'Inter ha attaccato maggiormente. E quindi per questo rimanevano dietro più Akanji e Bissek a difesa della nostra area. Tutto sommato però poi è stato un Inter che, a parte qualche situazione, non ha corso grandi pericoli, e nel secondo tempo poi è stato un Inter che è riuscita anche a migliorare il suo gioco, la sua fase di possesso, perché l'Inter è stata molto meno leziosa, è andata molto più in verticale, ha messo molta più rapidità e un pizzico di precisione in più, e da lì in poi ecco, nel secondo tempo sono arrivate tante palle gol per l'Inter. Un Inter che avrebbe potuto sbloccare il risultato anche prima, però ha trovato un ottimo De Gea, e che a meno di mezz'ora dalla fine è riuscita a sbloccare strameritatamente il risultato. Bravissimo Çalhanoğlu, ecco, era uscito Gudmundsson, era entrato Fazzini, ma comunque Fazzini era su Çalhanoğlu. Il turco è stato bravo a spostare il pallone, ad evitare l'avversario e a trovare un tiro perfetto dal limite dell'area. Da lì in poi naturalmente la Fiorentina ha dovuto cambiare un po' il suo atteggiamento, ha dovuto cercare di offendere, anche perché ovviamente il risultato era a favore dell'Inter. Al 71esimo è arrivato un gol capolavoro di Sušić, ecco, lo stesso croato appoggiato palla a Çalhanoğlu, da Çalhanoğlu a Lautaro, che poi ha servito nuovamente Sušić in aria, ma lì, ecco, quei passaggi, ovviamente non lo dico per riepilogare l'azione, magari gli highlights sono a portata di mano di tutti, ma per sottolineare il fatto che Sušić ha fatto il passaggio a Çalhanoğlu, poi è lo stesso Sušić che si inserisce in aria, riceve il pallone da Lautaro, poi fa un qualcosa di eccezionale, mette a sedere i difensori della Fiorentina e mette il 2-0, il 2-0 che poi quasi va a chiudere la partita. In realtà arriverà anche il terzo gol propiziato da un'ottima giocata di Bonny. Ecco, Bonny che subentra ed entra benissimo in campo, è una delle note estremamente positive della serata. Una nota che ormai già conosciamo bene, ecco, è importante avere queste riserve. L'anno scorso sono mancate tantissimo e probabilmente ci abbiamo rimesso i trofei proprio per la mancanza delle riserve. Bonny è entrato alla grande, e Pia Esposito anche ha fatto una buona partita. Forse nel primo tempo ha fatto qualche errore di troppo, però tutto sommato è stata positiva la prestazione di Pia Esposito, non eccezionale, però è un calciatore che comunque va a lottare, ecco, riesce a difendere il pallone, riesce a prendere anche il fallo, perché poi quando si frappone tra la palla e l'avversario diventa praticamente impossibile togliergliela, e anzi guadagna anche molto spesso falli sulla tre quarti nella metà campo avversaria. In realtà al 53esimo minuto circa Pia Esposito avrebbe probabilmente guadagnato anche un calcio di rigore. Non mi piace parlare degli arbitri, ma visto che in questo periodo si va a sottolineare ogni cosa, c'è una cintura, una cravatta praticamente di Comuzzo su Pia Esposito, tanti dubbi sulla scelta del VAR. Arriviamo però a quello che, ecco, parlavamo all'inizio, ed è stata la scelta di Bissek da centrale di difesa. Per caratteristiche probabilmente è il calciatore che può permettere meglio la linea difensiva alta dell'Inter. Perché dico questo? Quando viene schierato Acerbi in marcatura è eccezionale, però purtroppo con la linea difensiva alta rischia, o meglio è costretto a lasciare sempre 2-3 metri almeno all'avversario, perché magari arretra prima per non perdere poi il duello in velocità. De Vrij soffre meno di Acerbi, ma comunque non è un calciatore rapidissimo. Sotto l'aspetto della rapidità sicuramente Bissek è superiore ai compagni di reparto, quindi per caratteristiche fisiche e tecniche Bissek può essere il calciatore ideale.
Deve però migliorare qualcosa, dove deve crescere proprio nel duello, nell'uno contro uno, in marcatura, non quando viene puntato, perché anche lì è bravo Bissek, ma quando deve marcare l'avversario. Ecco, stasera lui ha fatto una grandissima partita in quella posizione, tante volte ha chiuso Ken, una volta lo aveva messo prima in fuorigioco, poi è andato a chiuderlo, quindi anche quel movimento di mettere l'attaccante in fuorigioco significa che comunque è un calciatore che sta crescendo da questo punto di vista. In più di un'occasione ha tenuto Ken in velocità, dove però deve andare a migliorare è, come detto, nel duello in marcatura, perché c'è stata una situazione nel primo tempo in cui Bissek fa passare Ken alle sue spalle, la palla arriva all'attaccante della Fiorentina, quando poi Ken calcia fortunatamente molto centrale, quindi per Sommer non ci sono grossi pericoli. E poi c'è un'altra situazione nel secondo tempo, dove Bissek è sempre in marcatura su Ken. Naturalmente è stato un duello che si è prolungato per tutti i 90 minuti, ma Ken fa un movimento a mezzaluna, lo manda a vuoto e poi si invola verso la nostra area di rigore. Ecco, se Bissek, ed ha comunque il tempo di migliorare, riesce a crescere sotto questo punto di vista, quindi nella marcatura, quel pizzico di concentrazione in più, secondo me Bissek può essere, ecco, un ottimo centrale di questa difesa a 3, perché è l'unico che garantisce rapidità quando, ecco, si tratta di andare a coprire la profondità. Quindi esperimento sicuramente riuscito. Anche su questo va fatto un applauso a Chivu, sia perché ha avuto l'intuizione, sia perché ha avuto anche il coraggio di schierare Bissek, perché diciamocela tutta, schierare Acerbi o De Vrij è un qualcosa di abbastanza scontato. Se fanno un errore molte volte non ce la prendiamo, ecco, non finisce Chivu nell'occhio del ciclone, ma piuttosto la dirigenza che non ha acquistato il difensore rapido di cui avevamo parlato ampiamente. Se Chivu azzarda tra virgolette, perché ovviamente ha avuto le sue garanzie, ma schiera Bissek da centrale e Bissek fa un errore, le critiche finiscono a Chivu, non finiscono più alla dirigenza. Quindi anche qui Chivu dimostra di avere saldamente in pugno lo spogliatoio, la situazione, dimostra di essere un allenatore che va anche oltre le poche panchine in Serie A, e quindi sicuramente un applauso anche allo stesso Chivu. È un Inter che, come detto, fa vedere tante cose positive, un Inter che forse con questa scelta può registrare anche la difesa e in generale una squadra che è riuscita a mettere tanta intensità nei 90 minuti, intensità sia in fase di possesso sia in fase di pressing, quindi davvero tante note positive questa sera e qualche piccolo neo, che naturalmente c'è sempre in ogni prestazione. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come avete visto l'Inter, se è una squadra che vi dà fiducia per il futuro e soprattutto cosa ne pensate di questo Bissek centrale di difesa. Insomma, può essere la soluzione ai problemi che abbiamo avuto finora. Come sempre discutiamone nella sezione commenti. Io vi saluto anche questa volta con un gran bel Forza Inter!